Ma ficca gli occhi a valle che s'approccia la riviera del sangue in la qual bolle qualche per violenza in altrui noccia. O cieca cupidigia ira folle, che sì ci sproni nella vita corta e nell'eterna poi sì mal ci immolle. Ma ficca, metti con violenza, gli occhi, lo sguardo, alla valle, perché si approccia, avvicina, la riviera, il fiume, di sangue nel quale bolle colui che, per attraverso, violenza nuoce agli altri, al prossimo. O cieca cupidigia, o ira folle, che così tanto ci sproni, spingi con convinzione, nella vita corta sulla terra, e nella vita eterna poi così male, atrocemente, ci immergi, metti a mollo. Virgilio mi dice che adesso devo ficcare gli occhi, porre con intensità lo sguardo alla valle che stiamo raggiungendo scendendo da questo dirupo, mentre me lo spiegava, perché stiamo arrivando alla riviera, al fiume. In tale costa, però, la terra non confina con l'acqua, ma confina col sangue, dentro al quale bolle, quindi un sangue bollente, coloro che hanno usato la violenza per nuocere agli altri. Anche questo fiume, come già in 1.3, sulla trista riviera, come qui, da Cheronte, e 1.9, passava a Stige con le piante asciutte, è rielaborato dall'Eneida. Questo fiume scoprirò chiamarsi Flegetonta, che, come phlegias, deriva dal greco flego, che sta per bruciare, ardere. Questo fiume non brucia propriamente con le fiamme, ma è il sangue al suo interno ad ardere e con lui chi ci sta dentro. La parola sangue compare ben 4 volte in questo canto. Questa è la prima ricorrenza, un canto che parla di violenti contro gli altri, fisicamente ma non solo, che tanto sangue hanno versato. Ripeto 2 terzine consecutive del canto precedente, che anticipano chi troviamo in questo canto. Morte per forza e ferute dogliose, nel prossimo si danno e nel suo avere, ruine, incendi e tollette dannose, onde omicide e ciascun che malfere, guastatori e predon, tutti tormenta, lo giron primo per diverse schiere. Quali sono i 2 motivi principali che attivamente ci spronano nella vita terrena ad essere violenti contro il prossimo? O cieca cupidigia e ira folle. Quindi non solo la cupidigia e l'ira, ma la prima cieca e la seconda folle. 3.5. Se mala cupidigia, altro vi grida, uomini siate e non pecore matte. La cupidigia è la smodata avidità, già uno dei significati assegnabili alla lupa del primo canto, che infatti molte genti feggia viver grame. L'ira continua ad essere ricorrente in questo canto che ha già affrontato lo Minotauro, l'ira dentro fiacca, che è in furia, quell'ira bestial. La cieca cupidigia è l'ira folle, 2 cose distinte con 2 aggettivi distinti. Sono posti nello stesso verso e diventano quasi una cosa sola. Scrivo ci a noi uomini, sproni, tu una cosa sola, ci sproni, non c'è scritto ci spronate voi, 2 cose distinte. La vita sulla terra subisce molto il peso del tempo, che è pochissimo, e che spesso sprechiamo. Il tempo sulla terra diventa ridicolo rispetto al tempo eterno che passeremo nella vita eterna. La cupidigia e l'ira nella breve vita terrena ci spronano e in cambio del seguirle otteniamo che nella vita eterna, non quella breve terrena, ci immollano, mettono a mollo qui nel sangue bollente. Dato che la violenza si può svolgere sull'essere e sull'avere, ecco che qui la cupidigia porta a far forza sull'avere e l'ira porta a far forza sull'essere. Ti ricordo che non siamo più nella sola incontinenza, siamo tra per violenza in altrui noccia, spronati da cieca cupidigia e ira folle. L'ultima parola di questa coppia di terzine è immolle, che già di per sé rende l'idea di un qualcosa, qui qualcuno, messo a mollo, qui dentro a un liquido. E infatti le anime sono immerse, ognuna a livello deciso per lei, dentro un fiume di sangue bollente. Io vidi un'ampia fossa in arco torta, come quella che tutto il piano abbraccia, secondo c'avea detto la mia scorta. E tra il piede della ripa ed essa, in traccia,
corrien centauri armati di saette, come solien nel mondo andare a caccia. Io vidi un'ampia fossa piegata in forma di arco circolare, tale che, tale fossa, abbraccia, circonda tutto il piano, il cerchio. Secondo, proprio come aveva detto la mia scorta, colui che mi protegge. E tra il piede della ripa, dislivello ripido che stiamo scendendo, ed essa, la fossa, correvano in fila centauri armati di saette, frecce, come solevano, erano soliti, nel mondo, sulla terra, andare a caccia. Inizia qui il primo cerchio del basso inferno, col suo primo girone. Poco fa la mia scorta mi ha detto «ma ficca gli occhi a valle che s'approccia la riviera del sangue». E anche nel canto precedente scrivo «in sull'estremità d'un'alta ripa», come qui, che facevan gran pietre rotte in cerchio, qui arco e abbraccia. La parola scorta compare qui per la terza volta. Le prime due ricorrenze sono entrambi in 1/8. Sol si ritorni, io, per la folle strada, pruovi se sa che tu, Virgilio, qui rimarrai, che gli hai iscorta sì buia contrada. Pensa lettor s'io mi sconfortai nel suon delle parole maladette, anche loro tra poco ci minacceranno, che non credetti ritornarci mai. E, già di qua da lei discende l'erta, passando per li cerchi senza scorta, tal che per lui ne fia la terra aperta. Essendo relativamente il più alto, questo piano abbraccia, parola paradossale in tutta questa violenza, ciò che sta sotto, come, ripeto, il limbo cigne ciò che sta sotto di lui. Nello spazio tra la base della discesa che stiamo percorrendo e la fossa appena citata, dall'alto già vedevo centauri che correvano in fila come erano soliti fare sul mondo, armati di frecce. In traccia sta per in fila, come quando appunto uno cammina e lascia una traccia dietro di sé che poi il successivo segue. I centauri sono personaggi della mitologia greco-romana con la parte inferiore del corpo di cavallo. Il petto è sia cavallo che umano e la parte superiore è umana, raffigurati spesso armati di arco e frecce. Ti faccio notare come abbiamo appena superato il Minotauro, dal greco diminoi tauro, toro, quindi Minotauro, il toro di Minoi, di Minos, 3.13, qual fece la figliuola Arianna di Minoi, metà bestia e metà uomo, per arrivare ai centauri, sempre dal greco kenteo, uccisore dei tauri, tori. L'ultimo verso, se non sei ancora entrato nella mia visione, è sbalorditivo. Come solien nel mondo andare a caccia. Con una tale leggerezza scrivo che ho visto dei centauri che correvano proprio come quando da vivi nel mondo andavano a caccia. Prima di bestie, magari proprio di tori, e ora di uomini. Non sto parlando di leoni o di lupi che vanno a caccia, ma di centauri, esseri mitologici pagani, in parte cavalli e in parte uomini, ma non c'è alcuna differenza nella descrizione. Scrivo con disinvoltura che i centauri cacciavano così sulla terra quando erano vivi e così continuano a fare nella vita eterna dopo la corta. Veggendoci calar ciascun ristette, e della schiera 3 si dipartiro, con archi e asticciuole prima elette. E l'un gridò da lungi, a qual martiro venite voi che scendete la costa, dite il costinci se non l'arco tiro. Vedendoci, a me e a Virgilio, calare, scendere giù, ciascun centauro si fermò e in 3 si dipartirono, separarono dalla schiera, gruppo, qui disposto in fila, con, armati di, archi e piccole aste, frecce, scelte, selezionate in precedenza. E uno di loro, 3, gridò da lontano, verso quale martirio, punizione in nome di Dio, venite voi, io e Virgilio, che scendete la costa, il fianco del monte. Ditecelo da costì, da dove siete, alto là, se no l'arco metto in tiro, pronto a scagliare una freccia. Questi centauri che correvano, vedendoci calare dalla ruina, si fermano, dal gruppo ne escono 3 e dei 3 uno si rivolge a noi. Se ci pensi bene, continuo a interrompere con il mio solo arrivo l'eternità del regno dei morti, personaggi incaricati a fare sempre la stessa cosa e per sempre, appena mi vedono smettono di farla.
Nessuno scende mai da lì, c'è un minotauro posto all'ingresso. Adesso addirittura in 2 stanno scendendo da lì. La prima reazione è quella di immobilizzarsi, dallo stupore immediato. La seconda è quella di partire all'attacco. Non tutti insieme, ma in 3 si dirigono verso di noi, utilizzando l'usanza militare di mandare solo un gruppo ristretto in avascoperta. Però mentre lo fanno si preparano arti e asticciuole per attaccarci. Se pensi che tutti i dannati condannati da Minos facciano il nostro percorso verso il basso, senza alcuna guida, fino ad arrivare al cerchio nel quale sono assegnati, nonostante non incontriamo mai nessuno fare tale viaggio, anche questo episodio ha poco senso, perché sarebbe normale vedere qualcuno che arriva dalla ruina che stiamo percorrendo. Invece la reazione con tanto di fermarsi e mandare avanti 3 di loro in esplorazione spiega la novità dell'episodio. Prima di passare all'attacco fisico, scagliare la freccia, uno di loro ci guarda, ci grida, verso quale martirio, punizione, sofferenza siamo diretti, e che gli dobbiamo rispondere senza muoverci da costì dove ci troviamo. Se invece di fermarci e rispondere decidiamo di continuare a camminare, lui tira la corda dell'arco e è pronto a scagliare la freccia. La numerologia continua ad essere struttura della mia opera, anche in questi dettagli. Infatti dal gruppo solo in 3 si separano e dei 3 soltanto uno adesso si rivolge a noi. L'accoglienza non è una delle migliori che io abbia ricevuto, neanche una delle peggiori, ma è comprensibile dato il ruolo che ricoprono di volta in volta chi è sbalordito dal vedermi arrivare vivo. Lo mio maestro disse, la risposta farem noi a Chiron costà di presso, mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Poi mi tentò e disse, quelli è nesso, che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. Il mio maestro, colui che mi insegna, disse, la risposta daremo, noi a Chiron costà là, non da qui, presso voi. La tua, del centauro che ci ha minacciato, voglia, il tuo comportamento, fu sempre così tanto tosta, rapida, in modo negativo. Poi Virgilio mi toccò e disse, colui, il centauro che ci ha minacciato, si chiama Nesso, che morì a causa la bella Deianira, seconda moglie di Eracle, e si fece la vendetta, si vendicò lui, Nesso stesso. Il mio maestro, colui che mi insegna, gli disse, quindi senza gridare, a quel centauro che provocava, che noi risponderemo al plurale, anche se io non parlerò mai a Chiron proprio quando saremo là. Quindi non solo non ci fermiamo e continuiamo a scendere, ma non rispondiamo a te, ma a un altro. Questo già di per sé dovrebbe far infuriare ancora di più il destinatario, ma Virgilio aggiunge anche, facendolo innervosire ancora di più, che questo suo modo di fare impulsivo, in modo negativo, mal, ce l'ha sempre avuto, mal fu la voglia tua sempre sì tosta. Risposto al centauro, si rivolge a me dicendomi che quello si chiama Nesso e in 2 versi mi spiega la sua storia e la storia della sua morte, che morì per la bella Deianira e fe di sé la vendetta egli stesso. La prima moglie di Eracle si chiama Megara, la seconda Deianira, appunto. Non serve che io ti spieghi gli ultimi 2 versi, mi basta leggerti un lungo estratto dallo sesto delle Metamorfosi di Ovidio. Ma a te, feroce Nesso, la passione per quella fanciulla, Deianira, è costata la vita, trafitto alla schiena da una freccia in volo. Il figlio di Giove, Eracle, stava tornando alle mura della sua patria con la giovane sposa, Deianira, quando giunse alle rapide dell'Eveno. Il fiume, cresciuto per le bufere invernali, era più del solito gonfio, pieno di vortici e quasi impossibile da attraversare. Tra poco torneremo su Nesso che fa attraversare sulla sua groppa un fiume a me. Ad Ercole, che per sé non temeva, ma era in ansia per la moglie, si accosta Nesso, muscoloso e pratico di guadi. Provvedo io, Alcide, a deporre costei sull'altra sponda, gli dice. Tu, con la tua forza, puoi passare a nuoto. E l'eroe dell'Aonia gli affida la fanciulla sgomenta, che, pallida in volto, guarda con lo stesso timore il fiume e Nesso.
Ercole, già sull'altra sponda, mentre raccoglie l'arco che aveva scagliato, sente la moglie che l'invoca e vede Nesso che s'appresta a sottrargli ciò che gli aveva affidato. «Dove ti illudi?» gli grida, «di poter fuggire, insolente? Dico a te, mostro biforme. Ascoltami, non osare strapparmi ciò che m'appartiene. Se non ti frena il minimo riguardo nei miei confronti, da un coito illecito, stupro, dovrebbe almeno distoglierti il supplizio paterno. Anche se confidi nelle risorse equine, non mi sfuggirai, non con i tuoi piedi, ma con un colpo ti raggiungerò». Detto questo, lo prova, scaglia una freccia che trafigge la schiena al fuggiasco. Con la punta gli esce il ferro dal petto e, quando se lo strappa da entrambi gli squarci, col pus velenoso del mostro di Lerna, sgorga a fiotti il suo sangue. Nesso ne afferra il valore, mormorando fra sé: «Non morirò senza vendicarmi». E a colei che voleva rapire, come sprone all'amore, dona la propria veste intrisa di sangue bollente. Passò molto tempo, durante il quale il grande Ercole riempì il mondo delle sue gesta, saziando l'odio della matrigna. Tornato vittorioso da Ecalia, lui stava per rendere grazie a Giove Ceneo. La fama, che gode con le sue calunnie e a confondere vero e falso, e che dal nulla si dilata per forza di menzogna, lo precorse, recando alle tue orecchie, Deianira, una voce. Ercole si è invaghito di Iole. L'innamorata, Deianira, ci crede e, atterrita da questa rivelazione, all'inizio si abbandona al pianto e sfoga avvilita il suo dolore in un mare di lacrime. Ma poi, perché mai piango? Si domanda. Queste lacrime faranno soltanto piacere alla mia rivale. Poi, sceglie di mandare ad Ercole la veste intrisa del sangue di Nesso, perché ridia forza all'amore che langue, e all'oscuro della propria rovina l'affida a Lica, che ignora cosa reca, incaricandolo con le sue blandizie, sventurata, di consegnare quel dono al marito. Ercole prende la veste e senza saperlo indossa il veleno dell'idra di Lerna. Mentre pregando spargeva incenso sul fuoco appena acceso e dal calice versava vino sugli altari di marmo, il veleno, sciolto al calore delle fiamme, prese forza e, colandogli sul corpo, si disperse per tutte le sue membra. Finché poté, col suo solito coraggio, represse i gemiti, ma quando intollerabili divennero le sofferenze, rovesciò gli altari e con le sue urla riempì le selve d'Eta. Poi, piegato si trascina sui gioghi dell'Eta, come un toro che porti confitta in corpo una picca, mentre chi l'ha colpito è corso a rifugiarsi. Gemere l'avresti visto, gridare il proprio sdegno, tentare di strapparsi ancora una volta la veste, sradicare tronchi, sfogare la sua rabbia contro le rocce, ottenere le braccia verso il cielo di suo padre. Poi, e mentre le fiamme inghiottono la pira, sulla sua cima tu, Ercole, stendi la pelle del leone di Nemea e, appoggiato il capo sulla clava, ti sdrai supino, con lo stesso volto che avresti se ti adagiassi a banchetto tra coppe colme di vino e inghirlandato di fiori. E già impetuosa, divampando tutto intorno e lambendo il suo corpo, crepitava la fiamma tra la quieta indifferenza dell'eroe. Sgomento provarono gli dei per il difensore della terra. Poi, colui che tutto vinse, Eracle, vincerà anche il fuoco che vedete, e non subirà il potere di Vulcano, se non per ciò che è nato da sua madre, Alcmena. Ciò che da me gli viene è eterno, da me suo padre, il vero Dio, Giove, invulnerabile, non conosce la morte e non c'è fiamma che possa distruggerlo. Questa essenza, al termine della vita, io l'accoglierò in cielo e confido che questa mia, di me Giove, decisione a tutti gli dei tornerà gradita. Se tuttavia qualcuno dovesse dolersi che Ercole divenga un nume, un essere umano che diventa un dio, per quanto il premio gli dispiaccia, dovrà riconoscere che è meritato e suo malgrado approvarlo. Poi,
Intanto tutto ciò che era devastabile dalle fiamme, Vulcano l'aveva distrutto. Impossibile riconoscerlo, di ciò che aveva preso dalla madre il suo aspetto, di Ercole. Non conservava più nulla, solo l'impronta di Giove serbava. Come il serpente, abbandonata con la pelle la vecchiaia, prende nuovo vigore nello sfavillio delle sue fresche squame, così l'eroe di Tirinto, lasciate le spoglie mortali, rinasce con la parte migliore di sé, sembra farsi più grande, assumendo un'aria sacra e solenne, degna di venerazione. Ti giuro che non ho letto un passo del cristiano Nuovo Testamento, ma delle paganissime Metamorfosios di Ovidio, dove, tra l'altro, Nesso stesso dice che non morirà senza vendicarsi e, nei miei versi, effè di sé la vendetta egli stesso. Una vendetta che sempre in questo canto ritroveremo incompiuta da parte di un altro personaggio, l'Ocor che in su Tamisi ancor, perché non vendicato, si cola, così cola. Approfondiremo in seguito il concetto di vendetta, quando ancora più in fondo all'inferno scoprirò esserci un mio parente giustamente in collera con me perché nessuno della mia famiglia ha ancora, al momento del viaggio, vendicato la sua morte. E quel di mezzo, ch'al petto si mira, è il gran Chiron, il qual nodrì Achille, quell'altro è Folo, che fu sì piendira. D'intorno al fosso vanno a mille, saettando qual anima si svelle, del sangue più che sua colpa sortille. E quel centauro in mezzo, al centro, che si mira, guarda con attenzione al petto, dove le due nature si uniscono, è il grande Chiron, il quale Chiron nutrì, allevò, fu precettore di Achille. Quell'altro, il terzo centauro, si chiama Folo, che fu sulla terra così tanto pieno d'ira. D'intorno al fosso, buca centrale, vanno a mille, saettando, colpendo con le saette, frecce, qualsiasi anima si svincoli, strappi via dal fiume di sangue, uscendo di più rispetto a quanto gli consente la sua, personale, colpa data dalla sorte. Due versi ci danno ben 4 informazioni su Chiron. È in mezzo, si mira il petto, è grande, nutrì Achille. Dei 3 centauri che ci vengono incontro non è stato quello posto al centro a parlare, dato che quel di mezzo è Chiron. Stare al centro dà già di per sé importanza e inoltre viene usata la parola mezzo, che, come abbiamo già visto dal primo verso di quest'opera, non significa solo metà. Chiron è descritto come colui che si mira, guarda con attenzione al petto, un petto dove cavallo e uomo stanno insieme, petto dove le due nature sono consorti. Inoltre così non mi sta guardando negli occhi e col petto in fuori, con quell'atteggiamento altezzoso e di sfida che abbiamo già trovato in 1.10 con Farinata. Io avevo già il mio viso nel suo fitto, ed el sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a gran dispitto. Oltre a ciò viene detto che è grande, quindi anche ciò gli dà importanza, ma già gliel'aveva data Virgilio, dicendo la risposta farem noi a Chiron, e non a Nesso che aveva posto, urlando, la domanda. L'ultimo dettaglio è che nutrì Achille, proprio quell'Achille che abbiamo già incontrato in 1.5, e vedi il grande, anche lui, Achille, che con amor al fine combatteo. La madre di Achille, Teti, per cercare, invano, di sottrarre il figlio dalla guerra di Troia, lo prese dal centauro Chiron, che lo stava addestrando, e lo nascose presso Schiro, dove visse, lui, uno dei più forti combattenti di sempre, camuffato da donna tra le donne. Episodio narrato nell'incompiuta Achilleide di Stazio, e citato in 2.9. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro, e non sappiendo là dove si fosse, quando la madre, Teti, da Chiron a Schiro trafugò lui dormendo in le sue braccia, là onde poi gli greci il dipartiro lo separarono partendo per la guerra di Troia. Per farti capire l'importanza di Chiron nella mitologia, a parte che era figlio della divinità Crono,
ma la costellazione del Sagittario, detta anche dell'Arciere, simboleggia un arco e una freccia ed è spesso raffigurata come un centauro, ma non un centauro a caso, proprio Chiron, cioè Chiron è la costellazione del Sagittario. Anche Chiron, come anche Nesso, fu colpito, in questo caso non volontariamente, da una freccia intrisa di veleno dell'idra di Lerna scagliata da Eracle. Soffrì moltissimo, ma non poteva morire, in quanto immortale. Allora chiese a Giove il dono della mortalità. Giove accettò e lo trasformò in costellazione. Stiamo affrontando la bestialità e questa metà bestia e metà uomo di Chiron si mira il petto, dove le due nature sono consorti, e decide di far prevalere l'umanità, decide di usare la freccia per spostarsi la barba e la bocca per parlare. Già dal primo canto c'è questa contrapposizione tra l'essere uomo e l'essere bestia. Io ostacolato dalle fiere bestie, che vengo tratto in salvo da Homo, certo. E per scomodare 1.26, fatti non foste a vivere come bruti, bestie, ma per seguire ciò che caratterizza l'uomo, e cioè la virtù e la conoscenza, mentre i dannati sono paragonati a cani e altre bestie. Le Metamorphoses di Ovidio citano Folo solo una volta nel 12° libro con collegamenti a questo canto. Reto manda un gemito. A stento svelle il palo infisso nell'osso, ed ora è lui a fuggire immerso nel proprio sangue. Fuggono con lui Orneo, altri centauri, che aveva appena vinto una gara di corsa, ma che ora, riportata una ferita, correva più piano, e Folo, poi altri centauri, e poi dice, annesso, che temeva di rimaner ferito, aveva anche detto, non fuggire all'arco di Ercole, sei tu destinato. Questo passo appena letto è inserito all'interno del racconto di come Teseo abbia affrontato e fatto scappare i centauri dal matrimonio di Piritò e Ippodamia. Proprio Teseo, il duca d'Atene, che uccise il Minotauro, aiutato dalla sorella di Arianna. L'ira contraddistingue anche questo centauro, un'ira bestiale, un po' di uomo, un po' di toro, un po' di cavallo, che continua ad accompagnare i versi di questo canto. A mille, quindi tantissime. Un 1000 che abbiamo già trovato svariate volte, però vengono fatti solo 3 nomi, Nesso, Chiron e Folo, più Caco che verrà citato in 1.25. E io vidi un centauro pien di rabbia, lo mio maestro disse, questi è Caco. I centauri corrono d'intorno al fosso, non d'intorno al fiume insanguinato dove si trovano le anime, ma proprio intorno al cratere infernale che si trova al centro dei cerchi infernali. Facilitando la spiegazione, i cerchi sono appunto circonferenze che noi percorriamo andando verso sinistra. La parte esterna della circonferenza è costituita dalla parte rocciosa che in modo molto rapido sale fino al cerchio successivo. Dalla parte interna della circonferenza si trova invece la parte rocciosa ripida che scende al cerchio, qui girone successivo. Il buco prodotto dalla caduta di Dite che arriva fino al centro della Terra. I centauri corrono circolarmente intorno al fosso centrale, quindi sulla circonferenza del loro girone di competenza. Nella circonferenza di tale girone si trova anche il fiume di sangue, nel quale sono punite le anime. Ognuna fuoriesce dal sangue quanto glielo permette la sua colpa. Ma se qualcuno fuoriesce troppo dal sangue, allora i centauri lo colpiscono scagliandogli una freccia. Mi sono dilungato perché vorrei ti fosse chiaro che il fosso è il fosso centrale infernale, non il letto del fiume di sangue, come appunto già viene spiegato nei versi precedenti. Io vidi un'ampia fossa, qui fosso, in arco, e tra il piede della ripa, la ruina che stiamo discendendo, all'esterno di questo girone, ed essa, la fossa, situata all'interno di questo girone, intraccia con i centauri. L'ultimo verso ci fa capire come non tutte le anime che hanno commesso la stessa colpa siano punite nello stesso modo, però chi esce dal sangue più che sua colpa sortille, e cioè l'anima che fuoriesce dal sangue di più di quanto la sorte gli ha assegnato in base alla sua colpa, 1-3 che invidiosi sono di ogni altra sorte, viene colpita da una freccia scagliata dai centauri. Noi ci appressammo a quelle fiere snelle, Chiron prese uno strale e con la cocca fece la barba indietro alle mascelle. Quando s'ebbe scoperta la gran bocca, disse ai compagni, siete voi accorti che quel di retro move ciò che il tocca?
Noi, io e Virgilio, ci appressavamo, avvicinavamo, senza attendere risposta, a quelle fiere, animali selvaggi, snelle, veloci. Chiron prese uno strale, freccia, e con la cocca, la parte posteriore della freccia, spostò la barba dietro alle mascelle. Quando si fu scoperto, liberato, la grande bocca, disse ai compagni, gli altri due centauri: vi siete accorti che quello che sta dietro, io, muovo ciò che tocca? Tocco coi piedi. Virgilio gliel'aveva detto annesso che la risposta faremo noi a Chiron costa di presso, e infatti ci muoviamo verso Chiron e Virgilio parlerà con lui. Isnelle sta per veloci, in germanico schnell, vocabolo che compare solo nella prima canzone, 3 volte. Qui, in 1.16, in dirupper la rota e a fuggirsi ali sembiar le gambe loro isnelle, e 1.17, omettu cali, discende l'asso onde si muove isnello. Ti ricordo che i centauri hanno la parte inferiore di cavallo e vengono descritti mentre corrono, quindi certamente veloci anche dal punto di vista letterale. La freccia, chiamata in precedenza saetta, ora è chiamata strale. Con il retro della freccia, la cocca, da qui scoccare, la parte opposta della punta, insomma, si tolse la barba del Gran Chiron dalla sua gran bocca. Gesto decisamente umano, fatto da chi pensa mentre ha qualcosa in mano. La bocca, quando fu liberata dalla barba, fu usata per parlare e far notare ai compagni che io, quel di retro, dato che Virgilio mi sta davanti, muovo coi piedi le rocce che tocco, di quelle pietre che spesso muoviensi sotto i miei piedi per lo nuovo carco. Insomma, Chiron guarda in basso, dove in parte è umano, però nota che sposto i sassi coi piedi. Non grida niente contro di noi, usa la freccia non per fare del male, ma per spostarsi la barba, e usa la bocca non per mordere se stesso, come il centauro appena superato, ma per spiegare ai compagni l'ovvio che loro non vedono. Ecco ciò che mi caratterizza nel regno degli inferi. Io ho un corpo pesante, che quindi fa calare di livello le navi sulle quali salgo e sposta le pietre sulle quali cammino. Qui siamo avvolti nell'oscurità. Sul monte del Purgatorio, invece, all'aria aperta e sotto la luce del sole, mi differenzio dalle anime incorporee lì residenti, anche perché con il mio corpo fisico riesco a proiettare l'ombra del sole, della luce del sole, a terra. Chiron non si mostra turbato e scattante nel contrattacco, si mostra riflessivo e pacato. Le sue prime parole non servono a togliersi la curiosità di sapere chi siamo, ma ci tengono a far notare agli altri due suoi compagni la straordinarietà del fatto che io sono vivo col corpo nel regno dei morti. Così non soglion farli i piedi i morti, e il mio buon duca, che già gli er al petto, dove le due nature son consorti, rispose: bene vivo e sì soletto, mostrarli mi convien la valle buia, necessità il ci induce e non diletto. Così, muovendo ciò che tocco, non sono soliti fare i piedi dei morti, e il mio duca, colui che mi conduce, che, avvicinandosi già gli Virgilio a Chiron, era arrivato davanti all'altezza del petto, dove le due nature di cavallo e di uomo sono consorti, compagne, stanno insieme. Rispose: e ben, in modo positivo, vivo, e così da solissimo, Virgilio, a me, Virgilio, conviene, è necessario, mostrargli, a me, la valle buia degli inferi. La necessità ce l'ho, a me, conduce, e non il diletto, il piacere. Chiron fa notare ai suoi due compagni che i morti non spostano coi piedi ciò che toccano, essendo incorporei, io invece lo faccio. Qui Virgilio è chiamato Duca, colui che mi conduce, ed è interessante dato che chiederà proprio a Chiron se qualcun altro mi possa condurre, eccezionalmente per un tratto di strada. Questo canto, ma già è dal precedente con l'eresia fotiniana che attribuiva a Gesù una sola natura e non due, insiste su questa doppia natura, che nel centauro sta insieme all'altezza del petto, quel petto che Chiron si stava in precedenza guardando per poi decidere se far prevalere la sua parte umana a quella bestiale, usando bene sia la ragione che la parola, delle quali solo gli uomini sono dotati. Pensa prima di parlare, al contrario di Nesso.
Il petto di Chiron è citato anche con la scusa che, date le altezze diverse, Virgilio gli sta davanti, ma non di fronte, all'altezza della fronte, ma al petto. Non solo. Usa una freccia non dalla parte aggressiva della punta per fare del male, ma dalla parte opposta, più morbida, per liberarsi dalla peluria, che hanno anche gli animali, e poter così parlare ai suoi compagni, come fanno solo gli uomini. Consorti, dal latino cum e sors, significa partecipare alla stessa sorte. Poco fa sortille, e infatti nel petto le due nature, di cavallo e di essere umano, stanno insieme. Come avrai notato, l'atteggiamento che Virgilio ha nei riguardi del demone Chiron è decisamente diverso rispetto a quello che ha adottato nei confronti dei precedenti demoni. Quel ben è vivo, detto da Virgilio, contrasta ciò che sempre lui disse poco fa: mal fu la tua voglia, la voglia tua, sempre si tosta, quando eri vivo. Io invece sono ancora vivo. In questa specifica occasione, chi è il soletto? Virgilio. Prendo le parti di Virgilio che dice: ben è vivo lui, quello che sto accompagnando, e sì soletto, così io, Virgilio, solissimo, senza nessun altro, mostrarli a lui, a me, Virgilio, convien la valle buia. Tra poco dirà che sempre a me, Virgilio, e solo a me, commise questo ufficio nuovo, portare un vivo qua giù. Solo a me è stato concesso di fare ciò, e ancora dopo. Ma per quella virtù per cui io, sempre Virgilio, movo li passi miei di me Virgilio per sì selvaggia strada, daccene, uno dei tuoi centauri. Così, concludo, non sarò più io Virgilio soletto, ma avrò un aiuto che mi consentirà di superare questo ostacolo. Nella prossima terzina c'è infatti scritto novo ufficio. L'ufficio di accompagnare un vivo col corpo fino al fondo del regno dei morti e poi fino al regno dei vivi è decisamente nuovo. E Virgilio è soletto a compierlo, un qualcosa che non si è mai verificato prima. Novo comparirà così in questo canto per la seconda volta, dopo per lo novo carco, sicuramente pesante da sostenere anche l'incarico affidato a Virgilio. Convenire significa ancora essere necessario. In questo caso, proprio nel verso successivo, c'è scritto necessità. Noi siamo qui per la mia necessità, non per diletto, così perché ci aggrada, ci piace stare qua, negli inferi, io durante la mia vita corta, tra l'altro. In 2.1, sempre il soletto Virgilio dirà: sì com'io dissi, fui mandato adesso, a me, per lui, per il mio campare, e non li era altra via. Tal si partì da cantare alleluia, che mi commise questo ufficio nuovo, non è ladron né io anima fuia. Tale, Maria, si partì, separò dal cantare alleluia, lodare Dio, che mi commise, incaricò a me Virgilio, questo nuovo ufficio, compito. Lui, io, sono un ladrone, violento contro l'avere altrui, né io, Virgilio, è un'anima feroce, violento contro l'essere altrui. Il nome di Maria non viene fatto, ma Virgilio parla di qualcuno, tal, che, per prima, si intende, si partì, separò, non dal cielo, ma da cantare alleluia, da lodare Dio. Tutto, ti ricordo, è partito da Maria. Mentre tutti erano impegnati a lodare Dio, solo lei, la madre, mi stava guardando. 1-2. Donna è gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento ov'io ti mando, sì che duro giudicio la suffrange. Tal, Maria quindi, incaricò Virgilio di questo ufficio nuovo, potendo, in quanto solo lei può ciò che vuole, frangere il duro giudicio che obbligava Virgilio a non poter uscire dal limbo, anche se poi fu Beatrice ad andare a trovarlo lì. Ti faccio notare come all'interno dell'inferno non vengano mai pronunciati i nomi di Maria, prima ricorrenza in 2.3, Cristo, prima ricorrenza in 2.20, Gesù, nome che non compare mai in tutta l'opera, Beatrice, quest'ultimo nome è presente in 1.2 prima di entrare nella porta degli inferi e poi ricomparirà in 2.6. Mentre Dio si può dire con serenità, anche i pagani possono pronunciare Dio dentro l'inferno.
Partire, come il precedente sì di partiro, sta per separarsi da un qualcosa o qualcuno. La parola ebraica El, contenuta nella Bibbia, e a dirla tutta anche il suo plurale, Elohim, è stata tradotta in modo decisamente arbitrario con la parola Dio. Ora che ti ho dato questa informazione, puoi capire sia perché il Cristo in croce gridi, secondo Matteo 27,46, Eli, Eli, secondo Marco, Eloi, Eloi, sia il significato di altri nomi collegati ad El, Dio, come Mik-El, che significa chi è come Dio, oppure Gabri-El, traducibile con uomo di Dio. Ripeto ancora una volta che El Dio fa diventare ancora più interessante una terzina di 3,19. Esso ricominciò: a questo regno, nei cieli, non salì mai chi non credette in Cristo, né pria né poi che El, lui, ma seguendo questa spiegazione Dio, si chiavasse al legno, croce. Confermato da 2,6, esse licito me, o sommo Giove, Dio, che fusti in terra per noi crucifisso. Fuia o fuio sta anche per ladro. Insomma, visto che ci è stato chiesto a qual martiro venite voi che scendete la costa, Virgilio ci tiene a rispondere a Chiron che nessuno di noi due è un ladro. Io non sono un ladron e né di un malvagio è l'anima di Virgilio, perché sa che nel primo giron del primo cerchio del basso inferno, il settimo complessivo, sono puniti coloro che fanno del male agli altri, sia nella loro persona che nel loro avere. E lui ci tiene a specificare che non facciamo parte di nessuna di queste due categorie di chi risiede qui. Fuia compare 3 volte nella mia opera, una volta qui in inferno, una volta in purgatorio e una volta in paradiso. Deriva dal latino fur, che sta specificatamente per ladro, ma genericamente per malvagio, disonesto, feroce. Con questa accezione più ampia, Virgilio esclude che io e lui facciamo parte di quelli dannati qui, perché io non sono un ladro, non danneggio il patrimonio degli altri, e lui non è un malvagio, non danneggia i corpi degli altri. Ma per quella virtù per cui io movo, li passi miei per sì selvaggia strada, danne un de tuoi, a cui noi siamo a provo, e che ne mostri là dove si guada, e che porti costui in sulla groppa, che non è spirito che per l'aere vada. Ma a causa di quella virtù, potenza, attraverso la quale io, Virgilio, muovo i miei passi attraverso una strada così tanto selvaggia, dai, Chiron, a noi, a me e Virgilio, uno dei tuoi, di Chiron, compagni, un centauro, al quale noi, io e Virgilio, possiamo stare vicini e che ci mostri là dove, il punto in cui si guada, supera il fiume, e che porti costui, me, sulla groppa, per la traversata del fiume, poiché non sono uno spirito incorporeo che va, mi muovo, volo, attraverso l'aereo. Virgilio fa a Chiron una richiesta, ma non in nome della cortesia, ma in nome di quella virtù grazie alla quale Virgilio stesso sta facendo questo percorso che se no non gli competerebbe, Maria. Non è che le anime possano andare liberamente dove vogliono all'interno degli inferi, ognuna deve stare dove è stata assegnata, duro giudicio, e ci sono i guardiani per assicurare tale regola. In nome di quella virtù, ricordo che tutto è partito da Maria, Virgilio chiede a Chiron di prestarci un centauro così che io ci possa salire sopra e superare il fiume, dato che sono ancora provvisto del mio corpo e quindi non è che come gli spiriti io possa volare, che non è spirito che per l'aere vada. Io non sono uno spirito che vola per l'aere degli inferi, Virgilio sì, infatti il passaggio lo chiede per me, non per lui. Tra l'altro così la mia guida permette a un altro personaggio di guidarmi. Quella virtù, al femminile, traducibile con potenza, come il vuolsi così colà, riferito al cielo e nello specifico a Maria, come qui. Qui Virgilio parla del suo cammino, li passi miei, che sta svolgendo insieme a me, ma ricordo che l'unico che veramente sta camminando qui sono io. Lui è uno spirito che per l'aere vada. All'inizio del primo canto mi
trovo per una selva oscura, dato che la diritta via era smarrita. Qui ad essere selvaggia è la strada, quella degli inferi, e il selvaggio ben si addice a un canto che contiene ira bestial, minotauro e centauri. Dacci uno dei tuoi compagni, centauri, ci serve per essere cavalcato, poter salire sulla groppa da parte mia, così che io possa guadare. Guadare significa superare un ostacolo d'acqua, qui di sangue, nel punto dove questo è più agibile, arrivando dall'altra parte. Il nostro ostacolo è rappresentato dal fiume di sangue bollente, Flegetonta, il cui nome verrà citato 2 volte in 1.14. Lor corso in questa valle si dirocca, fanno Acheronte, Stige e Flegetonta, poi sen van giù per questa stretta, doccia. E io ancor, maestro, Virgilio, ove si trova Flegetonta e Lete? Che de l'un taci e l'altro di che si fa desta piova. In tutte tue question certo mi piaci, rispose Virgilio, ma il bollor dell'acqua rossa dovea ben solver l'una questione dove si trova Flegetonta che tu mi faci, che tu faci. Il fiume di sangue quindi non riempie l'intero primo girone e nel suo corso poi lo rivediamo nel terzo girone e poi cadere ancora più giù. Salire sulla groppa di un cavallo per guardare un fiume fa parte della normalità al mio tempo, niente di eccezionale, se non fosse che questo non è un cavallo ma un centauro che parla.